È notte, ma fa comunque molto caldo là sotto, nella stiva della nave che dalla Havana veleggia verso il piccolo porto di Guanaya. Da 3 giorni 53 schiavi sono incatenati nel ventre della goletta, dove mescolano rabbia e lacrime, sudore e sangue, con in testa solo il modo di riconquistare la libertà. Nella notte fra il 30 giugno e il 1 luglio, Sengbe Pie riesce a liberarsi e poi toglie le catene ai suoi compagni. La libertà è lì, a portata di mano, occorre solo impadronirsi della nave. Il primo a fare le spese della rivolta è il cuoco di bordo Celestino Ferrer, ucciso immediatamente prima del suo padrone, il capitano Ramon Ferrer, mentre 2 marinai riescono a scappare a bordo di una lancia. Remano verso Cuba per lanciare l'allarme, ma intanto gli schiavi hanno sopraffatto il resto dell'equipaggio, così come i 2 spagnoli, José Ruiz e Pedro Montes, che li avevano appena comprati per farli lavorare nelle loro piantagioni di canna da zucchero. I ribelli ordinano di far rotta verso l'Africa, ma non si accorgono che i marinai li ingannano. Durante il giorno navigano verso est, ma di notte ritornano verso nord-ovest in direzione delle coste americane. Così per quasi 2 mesi, fino a quando, poco al largo di Long Island, a New York, gli ammutinati, stremati dalla fame e dalla sede, decidono di far gettare l'ancora per andare a cercare cibo e acqua a terra. Invece arriva un guardacoste statunitense che, per decisione del comandante Thomas Gedney, prende in custodia la nave e la relativa merce agli schiavi ribelli e si dirige verso un porto del Connecticut, New London, anziché nell'assai più vicina Long Island. Il motivo è semplice: nello stato di New York la schiavitù è illegale, a differenza del Connecticut, e quindi non si sarebbe potuto chiedere la ricompensa per il salvataggio della nave e della merce. È il 26 agosto 1839 e quella goletta, la Amistad, diventerà un simbolo della lotta allo schiavismo. Interrompo un attimo il video. Abbiamo appena aperto il canale WhatsApp di Vanilla, che è uno strumento nuovo per poter seguire i nostri aggiornamenti. Vi consente di avere le nostre news senza la censura dei social che, ahimè, ci ha colpito proprio in questi giorni e ha fatto classificare il video sul massacro di Interkaifeck come vietato ai minori e ne ha fermato la diffusione, probabilmente sta limitando anche la diffusione degli altri contenuti. Su WhatsApp vi iscrivete a un canale al 100% protetto a livello privacy, nessuno di noi vede il vostro nome o il numero e ricevete solo gli aggiornamenti con i nuovi servizi. Per iscriverti segui il link in descrizione o nel primo commento. E già che ci sei, il tasto rosso con iscriviti al canale YouTube è proprio qui sotto, basta un click. Grazie mille. Il commercio di schiavi fra l'Africa e l'America è illegale fin dal primo decennio dell'Ottocento, ma i negrieri continuano comunque con i loro traffici, in collaborazione con alcuni popoli africani che già usavano ridurre in schiavitù i prigionieri di guerra e che poi hanno trovato proficuo venderli ai mercanti che fanno la spola tra i 2 continenti. Per capire i numeri in gioco si parla di 10-12 milioni di persone deportate dalla loro terra nel Nuovo Mondo nel corso di 3 secoli. Ne muoiono dai 2 ai 4 milioni solo a causa delle condizioni nelle quali vengono trasportati. Gli afroamericani la chiamano Black Holocaust, anche se sui libri di storia tutto questo non viene raccontato con la dovizia di particolari di altre tragedie. Sengbe Pie ha 25 anni e vive nella sua terra, quella del popolo Mende, oggi la Sierra Leone, quando viene catturato da qualcuno di una tribù diversa dalla sua, forse perché non ha pagato un debito. Deve camminare per 10 giorni, con in testa forse solo la moglie e i 3 figli che ha lasciato al villaggio, per arrivare sulla costa Lomboko, la terribile fortezza degli schiavi, dove vengono rinchiusi nei famigerati barracoons i prigionieri in attesa di partire per l'America. È il regno privato di Pedro Blanco, uno spagnolo che ha trovato più redditizio commerciare schiavi anziché coltivare canna da zucchero a Cuba. Per 16 anni, fra il 1822 e il 1838, procura braccia da lavoro da mandare a Cuba, Porto Rico, Trinidad e nella Repubblica del Texas, che all'epoca non era ancora parte degli Stati Uniti, mentre le più grandi banche di Londra e New York fanno a gara per averlo come cliente. Intanto lui vive lì, a Lomboko, dove si è fatto costruire una sorta di reggia che ospita le sue numerose mogli e concubine. Nel 1838 lascia l'Africa, ma non abbandona la tratta degli schiavi, che prosegue tramite i suoi collaboratori.
Solo nel 1849 una spedizione della Marina britannica libera tutti gli uomini in quel momento imprigionati a Lomboko e distrugge i barracoons. Segbepi viene imbarcato su un brigantino, il Tesora, che batte bandiera portoghese o forse brasiliana, ma che comunque è diretto a Cuba. A bordo ci sono circa 500-700 persone, o meglio schiavi, che finiscono sul mercato dell'Havana. José Ruiz compra 49 adulti, mentre il compare Pedro Montes si aggiudica 4 bambini, 3 femmine e un maschio. Gli schiavi salgono a bordo dell'Amistad di notte, perché quel commercio di persone è illegale, anche se probabilmente tollerato. Da quel momento Saint-Bepie non ha più diritto nemmeno al suo nome, come tutti gli altri, e verrà chiamato Joseph Cinque. È lui il leader di quel gruppo di schiavi ribelli finiti nelle prigioni del Connecticut con le accuse di omicidio e ammutinamento. Inizia una battaglia legale che vede contrapposti due schieramenti, schiavisti e abolizionisti, ma che coinvolge anche i buoni rapporti fra Spagna e Stati Uniti. La Spagna, e Cuba è all'epoca una colonia spagnola, chiede la restituzione dell'Amistad e della merce. Quelli sono schiavi ribelli già di proprietà di Ruiz e Mendes, nati a Cuba, non uomini appena arrivati dall'Africa. Il governo statunitense appoggia questa tesi per evitare complicazioni internazionali e anche le proteste degli stati del sud. Il giudice del tribunale distrettuale di New Haven decide diversamente. Quegli uomini sono stati portati via dalla loro terra illegalmente e hanno quindi diritto a essere non solo liberati, ma anche ricondotti in Africa. Succede il putiferio, i proprietari di schiavi del sud insorgono e gli spagnoli protestano in modo pervicace. Interviene il presidente Martin Van Buren, che vuole placare tutte quelle contestazioni interne e internazionali, spera di essere rieletto per il secondo mandato. Così si schiera a favore dell'accusa, che presenta ricorso alla Corte Suprema. Intanto si è formato un comitato di abolizionisti a sostegno degli schiavi dell'Amistad, che riesce addirittura a trovare un interprete per gli imputati, un marinaio africano della Marina britannica che conosce la lingua mende. Joseph Cinque, a nome di tutti, può dare la sua versione dei fatti, ma è l'intervento di un ex presidente, John Quincy Adams, a fare la differenza. È lui che, il 24 febbraio del 1841, tiene l'arringa finale a difesa degli schiavi. La Corte Suprema accoglie la sua tesi e decide di rimettere in libertà gli imputati perché, dicono, è diritto fondamentale di tutti gli esseri umani, in casi estremi, resistere all'oppressione e applicare la forza contro l'ingiustizia estrema. La sentenza non prevede che il viaggio verso l'Africa sia a spese del governo statunitense e anche in questo caso intervengono gli abolizionisti che raccolgono i fondi necessari per la traversata. Joseph Cinque è tra le 36 persone che decidono di ritornare in patria, dove arrivano il 3 gennaio del 1842 insieme a 5 missionari cristiani. La storia non dice cosa ne fu di loro, ma qualche racconto orale può fornire alcune informazioni. La Sierra Leone è senza pace, le guerre tribali insanguinano il paese, mentre il commercio degli schiavi non si ferma. Pare probabile che qualcuno degli uomini dell'Amistad si sia dedicato proprio a quel terribile commercio, forse anche Joseph Cinque. Ma nulla è certo, al ritorno in Africa Cinque non ritrova né moglie né figli, forse portati via anche loro come schiavi. Per un po' mantiene i contatti con i missionari arrivati con lui in Sierra Leone, poi sparisce e le voci si rincorrono. Forse commercia in tabacco o forse fa l'interprete in un'altra missione, oppure diventa uno schiavista che si pente alla fine della sua vita e chiede una sepoltura cristiana. Tutto rimane avvolto dalla nebbia di storie poco attendibili, raccontate chissà da chi e chissà quando. Certamente però Joseph Cinque è stato un simbolo, positivo o negativo a seconda delle opinioni, un uomo sanguinario, un selvaggio, un animale della giungla oppure un leader nato, un guerriero che lotta per la libertà. Per comprendere le opinioni degli schiavisti dell'epoca vale la pena leggere qualche riga di un articolo pubblicato sul New York Morning Herald proprio a proposito di Cinque. Il giornalista racconta di come un abolizionista si ricreda dalle sue convinzioni. Uso il linguaggio dell'epoca, non voglio edulcorarlo per non alterare la realtà storica. Invece di un leader cavalleresco con il portamento dignitoso e aggraziato di Otello,
che impartiva energia e fiducia ai suoi seguaci intelligenti e devoti, vide un negro dall'aspetto cupo e scontroso, con un naso piatto, labbra spesse e tutte le altre caratteristiche dei suoi degradati connazionali, senza un solo tratto redentore o sorprendente, tranne le mere qualità brute di forza ed energia che avevano ispirato il terrore tra i suoi compagni per l'uso indiscriminato e spietato della frusta. E invece di uomini intelligenti e relativamente civilizzati, che languono in prigionia e soffrono sotto le restrizioni della prigione, li trovò come veri animali, perfettamente contenti di essere reclusi, senza un raggio di intelligenza e sensibili soltanto ai bisogni del bruto. Questi poveri esseri disgraziati, secondo il pensiero del giornalista, sarebbero certamente progrediti respirando l'aria degli Stati Uniti sotto i miti vincoli di un possidente intelligente e umano, perché l'idea astratta di libertà è del tutto incomprensibile per un africano e ridicola se applicata a lui. Chissà cosa avrebbe pensato quel giornalista di inizio Ottocento se avesse visto il futuro, se avesse visto un presidente con la pelle nera guidare tutti gli americani moderni, nipoti e pronipoti di quei coloni che hanno strappato la loro terra ai nativi nei decenni successivi a quando aveva scritto. Forse Barack Obama non gli sarebbe sembrato più tanto un animale, ma noi questo non possiamo saperlo.